Il progetto di questa settimana ha come soggetto la realizzazione di una cornice che è praticamente una tela ricamata a mano. Chi mi segue su Instagram e Facebook avrà notato sicuramente qualche anteprima durante le settimane scorse che ritraevano appunto alcune fasi di questa lavorazione. Quindi ho provveduto a realizzare un semplice telaio per poter andare a fissare questa tela ricamata e ho utilizzato dei semplici listelli di legno che ho provveduto poi a fissare tra di loro usando questa spillatrice vecchio modello della Woolcraft. Adesso andiamo a bloccare la tela sul telaio e poi successivamente realizzeremo una seconda cornice chiamata in gergo tecnico passepartout e poi la vera e propria cornice. Allora, prima cosa, adesso andiamo a fissare questo quadro sul telaio utilizzando la sparachiodi. Quindi per poter stendere nel miglior modo possibile questo quadro ricamato sulla cornice bisogna iniziarlo a fissare da un lato e poi successivamente andarlo a stendere in tutte le direzioni. Ed ecco come appare la tela ricamata una volta che è stata fissata sul telaio. Diciamo che si può vedere già bene il soggetto che tratta. Adesso dobbiamo realizzare la seconda parte che consiste nel creare una controcornice prima della cornice vera e propria. Questo che stiamo vedendo praticamente è la controcornice in cui poi successivamente andremo a fissare il telaio. Adesso tolgo i morsetti e vediamo se il telaio entra alla perfezione all'interno di questa cornice. Dopo aver verificato che il telaio entri alla perfezione all'interno della controcornice, con la levigatrice provvederò a levigare i listelli in legno e utilizzerò uno di queste due frese, ancora non ho deciso quale delle due, può darsi addirittura tutte e due, e per creare una linea armoniosa a questa semplice cornice in listellare di abete. Adesso andiamo a fare un po' di polvere, un po' di segatura e dopo vediamo il risultato finale. E questo è il risultato finale. Devo dire che sono molto soddisfatto del risultato che ho raggiunto. Ho utilizzato un listellare di abete per realizzare la controcornice e con il mio rifilatore ho creato questa scanalatura. Successivamente, per dargli questo colore ambrato, ho utilizzato dell'olio paglierino dandogli due mani con il pennello e poi con un strofinaccio ho provveduto a rimuovere la parte in eccesso dell'olio in modo che non si macchiasse particolarmente. Alla fine ho utilizzato una classica cornice dorata tagliandola a misura con la mia troncatrice della Metabo, ho provveduto ad incollarla e bloccarla in posizione con il più classico con un classico tendicinghia. Bene, siamo giunti praticamente alla fine di questo progetto. Le solite raccomandazioni del caso: commenta, condividi, ma soprattutto iscriviti e clicca sulla campanellina con la voce tutte per ricevere tutte le notifiche riguardanti i prossimi progetti e o video recensioni. Non mi resta altro che ringraziarti per la visione di questo video, rinviarti a venerdì prossimo e augurarti un buon fine settimana. Ciao!